Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Secondo l'Apostolo, gli ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento. E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla Sacra Scrittura. Cari amici della Barba d'Aronne, come sapete questo è il nostro ultimo appuntamento con questa prima serie di video. Finisce questo nostro discorso ideale nel quale ho voluto porre qualche base storica sul rapporto tra ebrei e cristiani e di conseguenza su come abbiamo vissuto in gran parte della storia le nostre radici. Nella prossima serie cercheremo di conoscere un po' più da vicino usi, tradizioni e vita degli ebrei di ieri e di oggi, con video che parleranno di regole alimentari, di vestiti, dei ritmi dei tempi, delle feste. Vi chiedo prima di seguirmi in questo ultimo viaggio di iscrivervi al canale con il pulsante che trovate sotto al video. Questo è molto importante, è importante per il canale che aiuterete a crescere nel mondo di YouTube e per voi che sarete sicuri, attivando gli aggiornamenti, di essere avvisati della ripresa della serie. Quest'ultima puntata ha come contenuto un documento che è essenziale per la posizione della Chiesa nei confronti degli ebrei oggi, la dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Seguendo questa storia fino alla fine vedrete in filigrana come tutto il progetto della Barba di Aronne abbia preso respiro proprio da queste bellissime righe di dialogo scritte ormai 55 anni fa. Il teologo Piero Stefani, nella sua introduzione al libro La Chiesa e il popolo ebraico, ricorda come 3 eventi si siano succeduti in maniera relativamente veloce nel tempo, dando il via ad un mutamento radicale dell'atteggiamento della Chiesa verso gli ebrei. Il dramma, la tragedia della Shoah, la nascita dello Stato di Israele e il Concilio Vaticano II. La Chiesa, con la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, per la prima volta in maniera esplicita si mette davanti a tutto ciò che gli uomini, dice il documento, hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino. E quindi in particolar modo all'apertura dell'uomo verso la trascendenza nelle varie forme religiose. C'è una menzione esplicita di induismo e buddismo e il testo afferma che la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle altre religioni. E parole importanti di rispetto e riconciliazione sono rivolte ai musulmani. Tuttavia il documento ha la sua genesi, e lo vedremo fra poco, nella volontà di segnare una svolta nella visione cristiana del popolo ebraico. Ed i riferimenti alle altre religioni nascono strada facendo, nascono tra polemiche e correzioni di tiro. All'ebraismo è comunque dedicata la parte più corposa della dichiarazione, il punto 4. E riguardo l'ebraismo troviamo elementi che diventeranno davvero una pietra miliare di ogni possibilità di dialogo attuale e futuro. Di questa svolta gli artefici furono principalmente 3. Ovviamente Papa Giovanni XXIII, poi lo storico ebreo francese Jules Isaac ed infine il cardinale Agostino Bea. Furono le relazioni umane di questi 3 uomini a dare impulso alla ridefinizione della visione cristiana degli ebrei dopo il dramma della Shoah. Jules Isaac, ebreo di formazione laica, dedicò gran parte della sua vita a favorire la revisione dell'insegnamento cristiano sugli ebrei, con un impegno verso il cambio di ottica delle chiese cristiane, soprattutto dall'insegnamento del disprezzo. Nel 1960 Giovanni XXIII riceve in udienza Isaac e sembra che dopo questo incontro il Papa si rese conto che il Concilio dovesse occuparsi della questione ebraica, dovesse occuparsi dell'antisemitismo. Si convinse in particolar modo che doveva mutare la lettura che i cristiani avevano dato fino a quel momento del capitolo 27 di Matteo, il versetto 25, il famoso versetto del popolo sotto la croce. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Il Papa diede allora incarico al Cardinal Bea di guidare questo passaggio e questo cambio di visione di questo versetto.
Era una questione esegetica, ma che celava il punto di portata storica. Capire il peso di questa accusa cristiana per gli ebrei che tanto aveva pesato sui pregiudizi e sulle persecuzioni dei secoli passati. L'accusa messa al centro della riflessione era quella di deicidio. E partendo dal verso di Matteo, la nostra Aitate ne toccherà l'idea pur non citandola esplicitamente. Negherà questa accusa e lo farà non su basi storiche ma su basi giuridiche. I responsabili di un delitto devono aver preso parte attiva ad esso. Affermando ciò si confuta l'idea che il popolo ebraico abbia perso la propria elezione a causa dell'uccisione di Dio, diventando un popolo reietto. I responsabili della morte di Gesù sono tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. La nostra Aitate mette al centro della riflessione sull'ebraismo proprio l'idea di elezione, ricordando come la predilezione di Dio per il popolo ebraico non sia mai decaduta. San Paolo, nel famoso capitolo 11 della lettera ai Romani, lo abbiamo ascoltato anche all'inizio nel testo della dichiarazione, afferma: i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Questo piccolo passo, questo piccolo brano della lettera ai Romani diventa centro del nuovo atteggiamento verso gli ebrei auspicato dal Concilio. Un grandissimo cambio di prospettiva verso un popolo a cui fino a quel momento si diceva: avete ucciso il figlio di Dio, quindi Dio ha levato da voi la sua elezione e vi ha maledetti. L'idea di elezione mai decaduta crea un elemento teologico che alimenta ancora oggi la riflessione, ossia come tenere insieme l'alleanza non revocata tra Dio e il popolo di Israele e l'azione di Gesù Cristo, che invece è universale. Nel Concilio Vaticano II prevarrà ancora l'idea che l'elezione di Israele costituisca solo una preparazione e una prefigurazione della missione della Chiesa. Per il Cardinal Bea la nostra Aitate vuole illuminare il vero scopo dell'elezione di Israele, cioè l'estensione della benedizione di Dio a tutti i popoli. La cosa più grande che si può dire di Israele, afferma Bea, è che sia stato scelto come mediatore, cioè doveva trasmettere per mezzo di Cristo, discendente di Abramo, la benedizione divina a tutta l'umanità. La storia di questo documento è una storia travagliata in cui entrano politica ed equilibri medio orientali. Inizia tutto il 18 settembre del 1960 quando Giovanni XXIII, dopo l'udienza con Jules Isaac, dà incarico al segretariato per l'Unione dei Cristiani di preparare una dichiarazione riguardante il popolo ebraico. La preparazione di questa dichiarazione è costellata di difficoltà, dovute principalmente, come detto, a contingenze politiche del momento. Nel giugno del 1962 il primo schema preparato dal segretariato e riguardante i soli ebrei fu messo all'ordine del giorno della commissione preparatoria del concilio. Ma in concomitanza della commissione ci furono delle sommosse arabe che protestavano contro la presenza di un rappresentante di organizzazioni ebraiche a Roma per il concilio. Allora, per calmare gli animi, lo schema sugli ebrei viene momentaneamente levato dal calendario. E nei mesi seguenti si decide, per prudenza, di inserirlo in un contesto più grande, nel contesto dei rapporti della Chiesa con le religioni non cristiane in generale. Nella seconda sessione del Concilio, poi, alcuni padri conciliari chiesero di estendere ancora di più l'inclusione, aggiungendo l'Islam, per arrivare poi ad un'impostazione ancora più generale verso ogni forma di non cristianesimo. Nel settembre del 1964 si discute allora un nuovo e più ampio schema che fu presentato e votato con una grande maggioranza di sì, inclusi 242 voti favorevoli però con riserva. Ecco, le difficoltà più serie di tutto questo iter nascono proprio dopo questa prima votazione, che, essendo favorevole, suscitò movimenti popolari nel vicino Oriente che presero anche pieghe pericolose. Questo a causa sicuramente di informazioni veicolate male, informazioni scarse e tendenziose. Le sommosse fecero però riflettere su come comportarsi al momento della votazione definitiva e dell'approvazione e fecero capire l'urgenza di un coordinamento con gli esponenti delle gerarchie ecclesiastiche del vicino Oriente, oltre ad una seria e profonda assistenza degli organi di informazione da affiancare all'ultima revisione. È il marzo del 1965 quando c'è l'ultima revisione per sciogliere le riserve di quei 242 voti. Il 14 e il 15 ottobre del 1965 il testo riveduto è votato. L'87% diranno sì al testo
percentuale che sale al 96 nell'ultima votazione, quella del 28 ottobre del 1965. Alla sua promulgazione il documento fu accolto con calma e con una corretta interpretazione. Nella sua forma finale il documento è articolato in 5 punti: un'introduzione, le diverse religioni, la religione musulmana, la religione ebraica, la fraternità universale. Qualcosa, capite bene, decisamente diverso dalle intenzioni iniziali di una dichiarazione riguardante il popolo ebraico, che comunque conserva questa importanza, come detto, nel diverso sviluppo dei punti. Nel 1974 viene rilasciato un documento che sviluppa, e questo è il titolo del documento, gli orientamenti e i suggerimenti per l'applicazione della nostra etate, estrapolando dalla dichiarazione conciliare 4 campi essenziali perché essa non rimanesse semplicemente carta scritta, ma potesse trovare applicazioni pratiche allo scopo della conoscenza. Intanto il dialogo. Tra ebrei e cristiani più che altro c'è sempre stato un monologo. Il dialogo presuppone il desiderio di conoscersi reciprocamente e sua condizione è il rispetto reciproco. La Chiesa, dice il documento, deve annunciare Cristo, ma perché questo annuncio non sia un'aggressione, questo deve avvenire nel rispetto della libertà religiosa. I cristiani devono riconoscere la loro parte di responsabilità nei fallimenti precedenti ed incentivare il dialogo con incontri di esperienza comune davanti al Signore. La liturgia. Vanno ricordati i legami tra la liturgia cristiana e quella ebraica, vanno ricordati negli elementi comuni come le formule, le feste, i riti. E la Bibbia ha in questo un posto essenziale. Ci si deve sforzare di capire che il Vecchio Testamento ha un proprio valore eterno, che non è cancellato dall'interpretazione del Nuovo. Nei commenti dell'Antico Testamento si deve mettere in risalto la continuità della nostra fede con quella ebraica, senza perdere ovviamente l'originalità del cristianesimo. L'omelia, per esempio, deve dare una giusta interpretazione delle letture, allontanando soprattutto il sospetto di posizione sfavorevole degli ebrei che alcune interpretazioni possono dare, evitando inoltre traduzioni con passaggi che possano indurre in errore. C'è poi l'insegnamento e l'educazione. Devono sottolineare alcuni punti. È lo stesso Dio che nell'Antico e Nuovo Testamento parla all'Antica e alla Nuova Alleanza. Il giudaismo ai tempi di Cristo, e noi l'abbiamo visto nei nostri episodi, era una realtà complessa, con al suo interno un mondo di tendenze diverse. L'Antico Testamento e la tradizione ebraica non sono in opposizione al Nuovo Testamento come spesso si sente, da una parte sola giustizia e dall'altra la misericordia. Gesù, Maria, gli apostoli e i discepoli nascono nel popolo ebraico. Gesù stesso si presenta come compimento e perfezionamento della rivelazione. La morte di Gesù non può essere imputata né indistintamente a tutti gli ebrei dei suoi tempi, né tantomeno agli ebrei di oggi. E poi la storia dell'ebraismo non si è conclusa con la distruzione di Gerusalemme, e anche questo noi l'abbiamo visto, ma ha continuato sviluppando una tradizione religiosa ricca di valori. C'è poi l'azione sociale comune. Le due tradizioni riconoscono il valore comune dell'uomo, creatura a immagine di Dio. L'amore per Dio deve allora tradursi in concreta azione a favore dell'uomo, nella ricerca della giustizia sociale e della pace. In occasione del 50° anniversario della nostra etate è stata poi rilasciata una riflessione che, pur non essendo un documento magisteriale, arricchisce ed intensifica la dimensione teologica del dialogo ebraico-cristiano. Il titolo della riflessione è «Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili?» Ecco ancora questa frase centrale di San Paolo. E questo fa capire che nel testo viene affrontata ancora una volta la questione teologica con cui abbiamo aperto, la relazione che c'è tra l'universalità della salvezza di Gesù Cristo e la convinzione che l'alleanza di Dio con Israele non è mai stata revocata. Soffermandosi sull'universalità della salvezza in Gesù e chiarendo che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, si mette in luce come il fatto che gli ebrei abbiano parte alla salvezza di Dio sia teologicamente fuori discussione. Ma come ciò sia possibile senza una confessione esplicita di Cristo, prosegue il documento, è e rimane un mistero divino insondabile. Per questo episodio e per questa serie, per questa prima serie della Barba di Aronne, ci fermiamo qua. Ho voluto chiudere proprio con questi passi di dialogo, con queste parole di speranza e di pace. Ma come vi ho detto all'inizio, non ci fermiamo qua con la conoscenza delle nostre radici e dei fratelli ebrei.
Per l'ultima volta vi chiedo di lasciare un like se l'episodio vi è piaciuto, se vi piace il canale. Vi chiedo di parlare della Barba di Aronne ai vostri contatti, ai vostri amici e di lasciare, se volete, un commento. Leitra Hot!